Lo sapete già, oggi parliamo di Speed Kills. E con ancora in mente l'ultimo film di John Travolta che ho recensito, il primo pensiero che mi verrebbe di esprimere in questa recensione sarebbe: andatevi a vedere la recensione di Gotti e la chiuderei lì. Non sono mai stato, non lo sono tuttora e non lo sarò neanche fra 100 anni un fan di John Travolta. E comunque penso che non ci sia neanche troppo motivo di esserlo in generale. Diciamocelo, ha un po' rotto. Ma siamo qui a parlare del film, che secondo me sarebbe potuto essere un sequel di Gotti e nessuno si sarebbe accorto che il personaggio di John Travolta aveva un nome diverso. Il film tratta la vita di Ben Aronoff, un campione di corse di motoscafi e multimiliardario, che sostanzialmente cerca di fare il bravo ma è più losco di tutti i loschi che appaiono nel film, e ne appaiono parecchi. Personalmente ho molto a cuore questo film, o per meglio dire la recensione di questo film. La prima volta che mi ero approcciato a scriverla, avevo trovato in giro che il personaggio di Ben Aronoff era testualmente un personaggio immaginario, al che ovviamente ho scritto tutta la recensione tenendo presente questo importante dettaglio, e anzi per certi versi ne avevo fatto il punto forte, perché effettivamente sotto quell'ottica molte cose erano semplicemente incomprensibili. Ho girato il video, l'ho montato e dopo, in un momento di nulla facenza, non so quale divinità del caos mi abbia detto di entrare di nuovo nella pagina di IMDb del film, al che ho scoperto che è tratto da un libro. Sì, lo ammetto, non ho visto tutti i titoli di coda, sicuramente lì ci sarà stato scritto. Ho cercato il libro e ho scoperto che il protagonista è basato su Don Aronoff, campione di corse di motoscafi e multimiliardario, personaggio praticamente sconosciuto in Italia, ma pare abbastanza famoso negli Stati Uniti. Effettivamente col senno di poi era abbastanza chiaro che si trattasse di un biopic, principalmente per la primissima scena che ritrae l'omicidio del protagonista, anche se non si vede chiaramente la sua morte, ma è abbastanza facile intuire dato che gli sparano in faccia a distanza di mezzo metro. Posso capire negli Stati Uniti in cui il personaggio è famoso, ma non capisco perché portare il film anche in Italia. Io mi sono ritrovato a guardare un film sulla vita di un personaggio che non avevo idea di chi fosse e che muore dopo 5 minuti, avendo capito anche già il motivo. Perché dovrei continuare a guardare altri 90 minuti di John Travolta che fa il gibbone? Dopo questa scena, il film ricomincia da 25 anni prima, a un certo punto della vita di Aronoff in cui lui sta praticamente scappando dal New Jersey. Il personaggio è conosciuto, ok, ma è conosciuta la sua carriera di sportivo e imprenditore. Una volta a Miami, Aronoff ha delle conversazioni con un tizio che fanno riferimento a chissà quale background della vita di quest'uomo, la cui conoscenza sembra data per scontata. Io ascoltavo questi dialoghi e avevo costantemente lo sguardo accigliato, chiedendomi se non mi fossi perso qualche film precedente di cui ignoravo l'esistenza. Per il resto il film è un'ode al maschio medio, un concentrato di uomini dalla dubbia moralità che fanno battute sulle donne e sbavano dietro al motore di una barca e cadono dal pero quando i miliardi di soldi che gli arrivano sono per metà denaro sporco, con una spruzzata di mafia e droga che non manca mai. Dei personaggi non saprei assolutamente chi salvare, ma non credo che nessuno di voi si aspetti che io sia veramente così buono da voler salvare qualcosa di questo film. La rappresentazione del genere femminile è abbastanza conforme con quello che ci si aspetterebbe da un film del genere. E la cosa mi sconvolge perché il film pare sia stato diretto da una donna, ma evidentemente non basta. Dico pare perché in realtà non è che sia proprio chiaro. IMDb, di cui mi fido molto per queste cose, riporta come regista Jodie Scarfield, mentre ovunque altro il credito come regista è dato a John Lussenow, che IMDb riporta come sceneggiatore. Sicuramente una cosa abbastanza evidente è che nonostante la storia si spalmi su 25 anni, l'aspetto degli attori è esattamente lo stesso in tutto il film, e chiaramente quello di cui si nota di più è proprio Travolta, dato che gli vengono fatti dei primi piani che neanche un dermatologo. Vorrei concludere con una citazione del film che secondo me potrebbe riassumere abbastanza bene il tutto. In un momento in cui Ben Aronoff sta inaugurando la sua nuova linea di motoscafi fiammanti, alla stampa dice: è una barca potente per uomini con gli attributi, o senza, a seconda di come la vogliamo vedere. È davvero un film inutile, per cui perdonatemi se non avevo molte cose da dire. Francamente non so neanche se possa piacere agli appassionati del genere, sempre per il motivo per cui sai già come va a finire ed effettivamente sai anche perché va a finire così. Tutt'al più potrei consigliarlo a chi è fan di Don Aronoff, ma dovrebbe esserci anche un documentario su di lui, per cui magari riuscite ad evitarvi 102 minuti di John Travolta. Purtroppo ho letto che c'è qualcuno a cui questo film non è piaciuto per niente, ma l'ha visto comunque proprio perché c'era John Travolta. Io non so davvero se sia commentabile questa cosa, però se l'avete visto e magari vi è anche piaciuto, potete assolutamente scrivere tutte le vostre ragioni in un commento. Consigliatemi qualche brutto film da recensire che ultimamente sto avendo difficoltà a trovarli. E continuate a seguirmi iscrivendovi al canale o agli altri link che trovate nell'info box. Dal mondo del complesso di inferiorità per il momento è tutto, noi ci rivediamo alla prossima recensione. Ciao!